Salve a tutti e ben ritrovati al 10° episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Oggi portiamo a tavola delle basi particolari che hanno in comune il metodo di cottura, ovvero la padella. Prepareremo infatti delle crepe, la classica piadina romagnola e le famose tortillas. Come sempre, oltre a vedere come si preparano, conosceremo anche gli esempi degli utilizzi più comuni di queste basi. Andiamo a vedere come si preparano. La prima base che andremo a vedere è la piadina. Chi non la conosce? Sottile e saporita, questa base tipicamente italiana si prepara in questa maniera. Mettiamo lo strutto in una ciotola, aggiungiamo la farina e anche il bicarbonato che a contatto con i liquidi produrrà anidride carbonica, rendendo la piada più morbida e fragrante. Incorporiamo i due ingredienti premendo sotto le dita i pezzettini di strutto affinché si fondano tra di loro per bene, in questo modo. A questo punto aggiungiamo l'acqua a temperatura ambiente, il sale e iniziamo ad impastare sempre partendo dal centro. Impastiamo fino ad ottenere un impasto sodo, poi tiriamolo fuori dalla ciotola, lavoriamolo ancora un po' sul piano di lavoro e alla fine avvolgiamolo nella carta alimentare affinché non si secchi. Lasciamolo riposare per una mezz'oretta. Trascorsi 30 minuti recuperiamo l'impasto, togliamolo dalla carta alimentare e lavoriamolo sul banco di lavoro dandogli la forma di un filone. Tagliamolo ricavandone 6 pezzi di ugual misura. Senza stare lì troppo a lavorare, diamo semplicemente una forma di pagnotta ai pezzetti di impasto che abbiamo ottenuti e poi riponiamoli in un contenitore che si possa richiudere o ricopriamoli con della carta alimentare affinché non prendano aria. Lasciamolo riposare ancora altri 30 minuti. Ora che le nostre pagnotelle hanno riposato, mettiamo la padella sul fuoco ed iniziamo a preparare le piadine per cuocerle. Diamo la forma rotonda facendo girare la pagnottella schiacciandola tra le punte delle dita e il palmo della mano. Dopodiché spolveriamo il piano di lavoro con un po' di farina e col mattarello procediamo a schiacciare. Per facilitare il compito rigiriamo su se stessa la piada ogni volta che schiacciamo. Ottenuto un diametro di 22-24 cm, adagiamo il disco così ottenuto direttamente sulla padella molto calda. Lasciamolo cuocere per un paio di minuti. Noteremo che nella parte superiore si formeranno delle bellissime bolle, il che è un buonissimo segno, significa che abbiamo eseguito tutto alla perfezione. Giriamola e lasciamola cuocere ancora qualche minuto. Direi che alla fine fare le piade è abbastanza semplice. Il risultato comunque è questo: devono essere soffici, morbide, devono potersi piegare e devono essere tenerissime. Guardate, sono meravigliose. Ma passiamo alla seconda base. Vedremo come si prepara una base di fama mondiale che si presta a essere utilizzata sia in pasticceria che in cucina. Le applicazioni e gli usi e le ricette che si possono realizzare con questa base sono davvero illimitate. Sto parlando delle crepe o crespelle se vogliamo. In questo video realizzeremo la ricetta neutrale che può essere utilizzata sia in pasticceria che nelle ricette salate. Per prepararle rompiamo le uova dentro una ciotola, aggiungiamo un pizzico di sale ed iniziamo a sbattere con la frusta energicamente. Aggiungiamo poi la farina e senza interrompere la sbattitura continuiamo versando poco alla volta il latte. Alla fine, una volta che tutto si è amalgamato, aggiungiamo anche l'olio. La consistenza affinché si possa distribuire velocemente sulla padella è questa. Mettiamo la padella a scaldare sul fuoco, aggiungiamo una nocina di burro e strofinandolo con un tovagliolo di carta ridistribuiamolo su tutta la padella. In questa operazione velocemente mettiamo un mestolo di composto nella padella calda, facciamolo girare affinché tutto il composto si redistribuisca su tutta la padella. Lasciamo cuocere per circa 30 secondi, poi rigiriamola su se stessa e alla fine eccola qui. È un procedimento che va imparato, ma dopo qualche tentativo risulterà molto facile da fare. Soffici e profumate, fantastiche. La terza e ultima base, anche questa famosissima in tutto il mondo, fa parte della cucina tradizionale messicana ed è la tortillas, vagamente simile alla nostra piadina, con una base di farina di mais che la rende particolarmente adatta a dei cibi tradizionali messicani. Faremo un esempio a fine video. Per realizzare questa ricetta ci basterà semplicemente inserire tutti gli ingredienti solidi all'interno della ciotola, dopodiché aggiungiamo a filo piano piano l'acqua tiepida fino a ottenere un impasto bello sodo che metteremo a riposare per 15 minuti coperto per evitare che si asciughi. Trappiamo dei pezzetti di impasto, prendiamo 2 fogli di carta forno, spolveriamoli con un po' di farina, adagiamoci sopra questa pagnottella, sopra di esso un altro strato di carta forno e con il mattarello stiriamolo in maniera molto sottile.
Rimuoviamo la carta forno superiore e ritagliamo un disco di circa 20 cm. Andiamo a cuocerlo su una padella. Lo faremo mettendo un coperchio questa volta, poiché questo impasto tende molto a seccarsi, quindi voglio ottenere una cottura morbida e una tortillas molto chiara e flessibile. Questo è il risultato. Adesso passiamo alla parte divertente di questo video, ovvero gli esempi applicati delle basi che abbiamo imparato a preparare fino ad adesso. Cominciamo con la piadina. Ho deciso di fare una piadina molto classica con ingredienti italianissimi, da un aspetto favoloso, colorato ed invitante. Metto del gorgonzola tagliato a pezzettini, prosciutto crudo, l'insalata, dei peperoni a forno successivamente pelati, delle fette di pomodoro, sale e pepe. Dopo ripongo la piada così condita a scaldarsi in padella fino a quando non acquisterà un colore dorato e omogeneo. La ritagliamo in due e questa è la piada, spettacolare davvero. Impiattiamola e passiamo alla seconda base, le crepe. Per le crepe farò due esempi. La prima, la crepe con il gelato. Mettiamo una bella pallina di gelato al centro della crepe, rigiriamola e schiacciamola leggermente con le mani per compattarla, dopodiché impiattiamola nascondendo la parte della chiusura in fondo. Ora con del cioccolato fondente caldo decoriamo. Prima che il cioccolato si raffreddi cospargiamo questo bel fagotto con delle nocciole tritate, un po' di panna montata ed ecco qui un dessert freschissimo, buonissimo, che farà un successone garantito. Non poteva assolutamente mancare la crepe con la crema di nocciole. Ogni volta che la faccio mi fa ricordare una mia amica, una mia carissima amica, che ne va letteralmente pazza. La mia versione realizzeremo con la crepe un bel fiore. Andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto naturalmente spalmiamo la crema al cioccolato all'interno della crepe, dopo la arrotoliamo, riponiamola sul tagliere e tagliamola di sbiego in modo tale da creare questo effetto di taglio spigolato. Questi saranno i petali del nostro fiore che andremo a riporre al centro di un piatto. Anche qui cospargiamo con del cioccolato fondente caldo, delle nocciole tritate e un po' di zucchero a velo. Guardate, spettacolare. Passiamo adesso all'ultima delle basi, la tortillas. Per l'occasione ho preparato del chili con carne, che magari in futuro farò anche la ricetta. Lo disponiamo al centro della tortillas, dopo pieghiamo prima il lato inferiore e dopo ripieghiamo i due lati su se stessi, spostiamoci sulla padella a accia calda e adagiamo la tortillas. Voglio che si bruciacchi abbastanza in modo tale che diventi croccante e contrasti il tenero e succoso ripieno. Dopo averla cucinata tagliamola, decoriamo un piatto ed eccola qui, una tortillas ripiena di chili con carne, un po' di peperoncino, una buona birra chiara messicana e il gioco è fatto. Per questo 10° episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti siamo davvero arrivati alla fine. Spero che queste basi vi torneranno utili nel vostro percorso di cucina. Chef Nunzio vi saluta e vi ringrazia di essere arrivati fino a qui e vi rimanda alla prossima domenica con un nuovo episodio in cui impareremo a preparare i bignè. Ciao belli!